Com'è possibile che un alimento prodotto da insetti, conservato dentro la cera e senza alcuna refrigerazione, riesca a rimanere intatto per anni, decenni o perfino secoli dentro un barattolo senza deteriorarsi? La risposta si trova in una fabbrica vivente che controlla enzimi, umidità, temperatura, ventilazione e conservazione con una precisione impressionante. Per questo, dentro un semplice cucchiaio di miele si nasconde un lavoro così immenso che nessuna fabbrica umana riuscirebbe a riprodurre allo stesso modo. Ma come fanno creature così piccole a produrre qualcosa di così complesso, così prezioso e così preciso? E sapete qual è la cosa più incredibile? Tutta questa produzione avviene al buio, senza motori, senza elettricità e senza che venga impartito un solo ordine a nessuna ape. Un barattolo di miele nasce da migliaia di voli, innumerevoli fiori e una fabbrica vivente che non dorme mai. Prima di arrivare sulla vostra tavola, questo oro liquido attraversa il corpo delle api, matura dentro minuscole celle di cera e solo allora può essere raccolto. Benvenuti sul canale Fabbrica in Curiosità. Oggi entrerete nel cuore di un alveare, assisterete alla nascita del cosiddetto oro liquido e scoprirete come fiori, api, favi e tecnologia si uniscono fino a trasformare la natura in un prodotto presente in milioni di case. Tutto comincia con una società organizzata con straordinaria precisione. Al centro si trova la regina, il cui compito principale è deporre le uova e garantire la continuità della colonia. Intorno a lei lavorano migliaia di api operaie, incaricate di pulire le celle, nutrire le larve, produrre cera, difendere l'ingresso, ventilare l'alveare e cercare cibo. I fuchis invece hanno una missione molto diversa: fecondare una regina durante il volo nuziale. E ricordate ciò che vi ho detto prima. Nessuna ape riceve ordini come accade in una fabbrica umana. L'organizzazione nasce da segnali chimici, contatti, vibrazioni e comportamenti ripetuti. Ogni operaia cambia mansione con l'età, iniziando dai compiti interni e affrontando più avanti l'ambiente esterno alla ricerca di nettare, polline, acqua e resine. È in questo ambiente che nascono anche prodotti differenti. Il nettare verrà trasformato in miele. Il polline contribuisce a nutrire la colonia, la cera forma i favi, la pappa reale alimenta le larve e la regina. La propoli, ottenuta dalle resine vegetali, aiuta a sigillare e proteggere la casa delle api. Nel nostro episodio precedente abbiamo visto una fabbrica trasformare ingredienti comuni in maionese grazie a macchinari, motori e controllo umano. Qui accade quasi l'opposto. Il miele nasce dentro una fabbrica vivente, senza elettricità, senza comandi e con migliaia di api che lavorano in una coordinazione perfetta. Ed è qui che nasce una domanda affascinante. Quanti fiori, quanti chilometri e quanti voli si nascondono dentro un solo barattolo di miele? E controllate subito di essere già iscritti a Fabbriche and Curiosità, perché nei prossimi minuti scoprirete come la natura abbia creato una linea di produzione così efficiente che la tecnologia umana cerca ancora oggi di imitare. Ora che sappiamo chi lavora dentro l'alveare, dobbiamo scoprire dove viene installata questa fabbrica vivente e come le sue operaie trovano la materia prima. In natura, le api occupano cavità negli alberi, fessure e altri spazi protetti. Quando vengono allevate dagli apicoltori, vivono in arnie progettate per consentire ispezioni, gestione e raccolta del miele, arrecando il minor danno possibile alla colonia. L'insieme delle arnie presenti nello stesso luogo prende il nome di apiario. Non è soltanto un parcheggio di cassette. Il luogo deve offrire acqua, fioriture, riparo, accessibilità e una distanza sicura dalle zone più frequentate. Richiede inoltre particolare attenzione ai prodotti fitosanitari utilizzati nei dintorni. Alcuni apiari rimangono nello stesso punto durante tutto l'anno, altri vengono spostati per seguire fioriture diverse. È così che nascono mieli legati agli aranci, agli eucalipti, alle piante di caffè e a molte altre specie.
Il sapore, il colore e l'aroma cambiano perché ogni origine offre una diversa combinazione di nettare. Prendersene cura richiede molto più che aspettare che il barattolo si riempia. L'apicoltore controlla se la regina è attiva, se ci sono scorte sufficienti, se compaiono segnali di malattie o parassiti e se lo spazio può sostenere la crescita della popolazione. Nei periodi di scarsità, una decisione sbagliata può indebolire la colonia. Il miele non deve mai essere prelevato al punto da lasciarla senza riserve. Quando comincia la fioritura, le bottinatrici entrano in azione. Cercano colori, profumi e percorsi appresi durante i voli precedenti. I loro occhi composti percepiscono un mondo diverso. Le api vedono una parte dello spettro ultravioletto, una fascia invisibile agli esseri umani. Molti fiori presentano disegni ultravioletti che funzionano quasi come frecce, indicando il punto in cui si nasconde il nettare. Trovare una buona fonte è soltanto metà del lavoro. L'ape deve tornare indietro e comunicare alle compagne dove si trova il cibo. Per farlo esegue la cosiddetta danza dell'addome, conosciuta anche come danza delle api. Un sofisticato sistema di comunicazione studiato dallo zoologo austriaco Karl von Frisch è parte di quella che viene definita la lingua delle api. Durante il movimento, la direzione del tratto percorso indica la rotta rispetto al sole, mentre la durata aiuta a comunicare la distanza dai fiori. Nel buio dell'alveare, il corpo dell'ape si trasforma in una vera e propria mappa. Le ricerche di Karl von Frisch sul linguaggio e sul comportamento delle api contribuirono a rivelare come questi insetti condividano le informazioni. Nel 1973 ricevette il premio Nobel per la fisiologia o la medicina per le sue scoperte sul comportamento animale, comprese le sue ricerche pionieristiche sulla lingua delle api. Le bottinatrici utilizzano anche odori, punti di riferimento e caratteristiche del paesaggio per orientarsi. A seconda della disponibilità di fiori, possono raccogliere vicino all'alveare oppure percorrere diversi chilometri. Più lontana è la fioritura, maggiore sarà il consumo di energia. Per questo, la posizione dell'apiario influisce sulla salute delle api e sulla produzione. Durante il volo, un'ape può avvicinarsi ai 20 km/h, anche se vento, carico e condizioni ambientali possono modificarne il ritmo. Ogni viaggio però produce un carico minuscolo. La borsa melaria, una sacca separata dallo stomaco digestivo, trasporta il nettare. Quando è piena, può rappresentare una parte considerevole del peso dell'ape. E quanti fiori servono per riempire un barattolo? Non esiste un numero universale, perché la quantità e la concentrazione del nettare variano in base alle piante, al clima e alla stagione. Tuttavia, una confezione destinata alla vendita può racchiudere milioni di visite ai fiori. Ogni cucchiaio concentra migliaia di decisioni di volo e raccolta. Quando si posa sul fiore, l'operaia distende la proboscide simile a una piccola lingua e aspira il nettare. In quell'istante comincia una trasformazione invisibile. Il liquido entra nella borsa melaria e incontra enzimi prodotti dalla stessa ape. Questi iniziano a modificare gli zuccheri già durante il viaggio di ritorno. Oltre al nettare, le api raccolgono polline, acqua e resine. Il polline viene trasportato sulle zampe posteriori e serve a nutrire la colonia. L'acqua aiuta a regolare la temperatura. Le resine vegetali verranno lavorate per formare la propoli, utilizzata soprattutto per sigillare e proteggere l'alveare. Questo significa che miele, propoli, polline e pappa reale non sono la stessa sostanza. Il miele nasce principalmente dal nettare trasformato e concentrato. La propoli deriva da materiali resinosi. La pappa reale è una secrezione prodotta dalle api nutrici per alimentare le larve e, in modo particolare, la regina. Quando la bottinatrice ritorna, il suo carico è ancora molto lontano dal miele denso che conosciamo. Il nettare contiene molta acqua e deve passare attraverso trasferimenti, reazioni ed evaporazione. La materia prima ha attraversato i campi, è stata individuata grazie a sensi straordinari ed è stata trasportata per chilometri. Ora entrerà nella linea di trasformazione nascosta dentro l'alveare.
Quando la bottinatrice raggiunge l'alveare, non versa il nettare direttamente nel favo. Per prima cosa ne consegna piccole quantità ad altre operaie. Questo processo, chiamato trofallassi, può sembrare un semplice scambio di cibo, ma funziona come una successione di microtrasformazioni. A ogni passaggio, nuovi enzimi entrano in contatto con il nettare e ne modificano la composizione. Successivamente, il liquido viene distribuito in strati sottili all'interno delle celle. In questa fase contiene ancora troppa acqua per essere considerato miele maturo. Se venisse conservato così, potrebbe fermentare. Per questo, l'alveare avvia un processo di essiccazione basato su temperatura, circolazione dell'aria e lavoro collettivo. Centinaia di operaie muovono le ali davanti all'ingresso e sopra i favi. Questa corrente d'aria riduce l'umidità e accelera l'evaporazione. È come se l'alveare disponesse di un sistema naturale di ventilazione industriale. Nel frattempo, il calore prodotto dalla colonia contribuisce a mantenere condizioni favorevoli al processo. A poco, il nettare diventa più denso. Il saccarosio viene parzialmente scisso in zuccheri più semplici, soprattutto glucosio e fruttosio. L'acidità aumenta, l'acqua diminuisce e il liquido acquisisce caratteristiche che ostacolano la crescita di molti microrganismi. È questa combinazione a rendere il miele così stabile quando viene conservato correttamente. Ma come fanno le api a capire che è pronto? Percepiscono i cambiamenti nella consistenza e nel livello di umidità. Quando il contenuto raggiunge il punto giusto, ricoprono ogni cella con un sottile tappo di cera chiamato opercolo. Un favo quasi completamente opercolato è uno dei principali segnali di maturazione osservati dall'apicoltore. Anche i favi sono un capolavoro di ingegneria. Le loro celle esagonali sfruttano lo spazio e il materiale con straordinaria efficienza. La cera viene prodotta dalle ghiandole delle api operaie e compare sotto forma di minuscole scaglie. In seguito viene masticata, modellata e incorporata nella struttura. Ogni parete appare delicata, ma sostiene scorte di cibo, covata e migliaia di api. E c'è un mito importante da chiarire. Il miele non è vomito nel senso comune del termine. Il nettare rimane nella borsa melaria, una sacca specializzata e separata dallo stomaco digestivo. Viene rigurgitato in modo controllato per essere trasferito e lavorato, senza seguire lo stesso percorso della normale digestione. Nel miele non è presente neppure una quantità significativa di propoli mescolata, naturalmente. La propoli deriva dalle resine vegetali e serve a sigillare le fessure e a proteggere l'alveare. La pappa reale, invece, è una secrezione delle api nutrici. Ogni prodotto nasce da una funzione diversa all'interno di questa fabbrica vivente. Ed ecco uno dei più grandi segreti dell'oro liquido. L'ape controlla umidità, temperatura, ventilazione, conservazione e protezione. Il tutto senza motori, sensori elettronici o supervisori umani. Ora che il miele è maturato e i favi sono stati sigillati, emerge una nuova sfida. Come raccogliere questa ricchezza senza distruggere l'alveare, danneggiare la covata o lasciare le api senza cibo? È qui che comincia il delicato lavoro dell'apicoltore. Il miele è maturo, le celle sono chiuse e l'alveare custodisce una riserva preziosa. Ma la raccolta non può iniziare in modo improvvisato. Prima di estrarre anche un solo telaio, l'apicoltore osserva il comportamento delle api, le condizioni meteorologiche e il grado di opercolatura dei favi. I telai che contengono nettare ancora troppo umido possono compromettere l'intera produzione, perché l'eccesso d'acqua aumenta il rischio di fermentazione. Indossando tuta, guanti, stivali e velo protettivo, l'apicoltore si avvicina all'alveare con movimenti calmi. L'affumicatore rilascia piccole quantità di fumo freddo. Questo aiuta a ridurre la reazione difensiva delle api, ma deve essere utilizzato con moderazione. Troppo fumo può stressare la colonia e lasciare odori indesiderati vicino al prodotto. Il coperchio viene aperto e i telai vengono esaminati uno alla volta. L'apicoltore cerca favi maturi, ben opercolati e collocati nei melari, la parte dell'arnia destinata principalmente alla conservazione del miele. I telai che contengono covata, uova o larve rimangono nel nido. È inoltre necessario lasciare scorte sufficienti per nutrire la colonia, soprattutto prima dei periodi in cui le fioriture scarseggiano.
Le api rimaste sui telai vengono allontanate con delicatezza. A seconda del sistema, si possono utilizzare apposite spazzole, dispositivi apiscampo oppure soffiatori azionati in modo controllato. Successivamente i telai vengono trasportati in contenitori puliti e chiusi fino al laboratorio di smielatura, evitando polvere, umidità, insetti e qualsiasi contatto con il pavimento. È a questo punto che il lavoro della natura incontra la tecnologia. All'interno dell'unità di lavorazione, superfici, utensili e attrezzature devono essere perfettamente igienizzati. Il miele va ormai trattato come un alimento pronto al consumo. Una sola carenza nella pulizia può contaminare in pochi minuti il risultato di migliaia di voli. La prima operazione è la disopercolatura. Con un coltello riscaldato o una forchetta in acciaio inossidabile, l'operatore rimuove il sottile strato di cera che chiude le celle. I favi dorati si aprono e il miele comincia a colare lentamente sul banco disopercolatore. La cera rimossa non viene necessariamente scartata. Dopo essere stata separata e pulita, può essere riutilizzata per nuovi prodotti oppure reintrodotta nel ciclo produttivo. Ora i telai entrano nello smielatore centrifugo, vengono sistemati in appositi supporti intorno a un asse e iniziano a ruotare. La forza generata dal movimento espelle il miele dalle celle e lo proietta contro la parete interna dell'apparecchiatura. Il liquido scende quindi verso il fondo e fuoriesce attraverso una valvola. L'aspetto più ingegnoso è che il favo può rimanere quasi intatto e tornare nell'alveare, risparmiando alle api l'enorme dispendio necessario per ricostruirlo. Provate a immaginare la portata di questo dettaglio. Produrre cera richiede cibo ed energia alla colonia. Quando i favi vengono preservati, le operaie possono concentrare più forze sulla raccolta e sull'immagazzinamento. Una semplice scelta di gestione cambia l'efficienza dell'intera fabbrica vivente. Avreste mai immaginato che gli stessi favi potessero essere utilizzati di nuovo? Raccontate nei commenti che cosa vi ha sorpreso di più finora e scrivete anche da quale città e regione ci state seguendo. Così possiamo scoprire fin dove sta arrivando questo viaggio nel mondo del miele. Quando esce dallo smielatore, il miele può contenere ancora piccoli frammenti di cera, particelle di propoli e bolle d'aria. Per questo passa attraverso setacci o filtri adeguati. L'obiettivo è eliminare i residui fisici senza trasformare il prodotto in una sostanza artificialmente raffinata. Segue poi la decantazione. Il miele filtrato rimane per un periodo controllato all'interno di serbatoi chiusi. Le bolle d'aria e le particelle più leggere salgono in superficie, mentre gli altri residui si depositano. È una fase silenziosa, ma decisiva per rendere il liquido uniforme prima delle analisi e del confezionamento. Anche il controllo della temperatura è fondamentale. Un riscaldamento eccessivo può modificare l'aroma, il sapore e alcuni componenti utilizzati come indicatori di qualità. Quando è necessario riscaldare il miele per facilitarne lo scorrimento o per eseguire fasi autorizzate del processo, tempo e temperatura, devono essere rigorosamente controllati. Al termine di questo percorso, il miele sembra pronto. Tuttavia, il suo aspetto dorato non garantisce purezza, maturità o sicurezza. Prima di entrare nel barattolo, i campioni devono rivelare quanta acqua è ancora presente nel prodotto, qual è il suo livello di acidità, come sono composti gli zuccheri e se esistono segnali di adulterazione. La fase successiva sarà una vera e propria indagine scientifica condotta su ogni lotto. Il miele è uscito dallo smielatore, ha attraversato i filtri e ha riposato nei serbatoi. A prima vista sembra pronto. Per il laboratorio, però, è ancora un lotto sotto esame. Contiene troppa acqua? Ha iniziato a fermentare? Gli zuccheri provengono davvero dal nettare? Sono domande che richiedono risposte, ed è proprio in questa fase che l'aspetto lascia spazio alle misurazioni. Uno dei primi esami misura il contenuto di umidità. La normativa europea applicata in Italia stabilisce, per la maggior parte dei mieli, un limite massimo di 20 grammi d'acqua ogni 100 grammi di prodotto. Più elevata è l'umidità, maggiore può essere il rischio di fermentazione. Per questo è fondamentale raccogliere soltanto favi maturi. Vengono analizzati anche l'acidità, gli zuccheri, l'attività enzimatica e i solidi insolubili. Nessun risultato, preso singolarmente, racconta l'intera storia. I tecnici confrontano diversi parametri per stabilire se il lotto abbia conservato le proprie caratteristiche naturali e se siano stati aggiunti sciroppi estranei. È qui che nasce un equivoco molto comune.
Miele puro non significa miele privo di zuccheri. Il miele è naturalmente ricco di glucosio e fruttosio, derivati dal nettare lavorato dalle api. La dicitura senza zuccheri aggiunti indica che non sono stati aggiunti zucchero di canna, glucosio commerciale, sciroppo di mais o altre sostanze dolcificanti. Secondo gli standard internazionali, un prodotto venduto come miele non deve contenere ingredienti aggiunti. E che dire dei test casalinghi diffusi su internet? Diteci, ne avete mai provato uno? Versare il miele nell'acqua, bruciarne una goccia o osservare il modo in cui cola non permette di verificarne la purezza. Umidità, temperatura, origine floreale e cristallizzazione modificano il comportamento del prodotto. Per accertare un'eventuale adulterazione servono analisi di laboratorio. Anche la cristallizzazione trae in inganno molte persone. Quando il miele diventa denso o granuloso, alcuni consumatori pensano che sia deteriorato o che contenga zucchero aggiunto. Nella maggior parte dei casi si tratta di un processo naturale provocato dalla formazione di cristalli di glucosio. Alcuni mieli cristallizzano rapidamente, mentre altri rimangono liquidi più a lungo, a seconda della composizione, della temperatura e dell'origine botanica. Anche il colore e il sapore possono variare. Un miele chiaro può essere delicato, mentre uno più scuro può sprigionare aromi intensi. Questo però non stabilisce una regola universale di superiorità. Fioritura, territorio, clima, specie di ape e tecniche di gestione imprimono caratteristiche diverse a ogni lotto. Dopo l'approvazione, il miele passa al confezionamento. Le macchine dosatrici versano quantità precise in barattoli igienizzati che ricevono tappo, sigillo, etichetta, numero di lotto e data di scadenza. La tracciabilità permette di risalire dal singolo barattolo alla lavorazione e perfino all'apiario di provenienza. Prima di lasciare lo stabilimento, le confezioni vengono controllate per individuare perdite, errori di peso o difetti di chiusura. Solo allora vengono inserite nelle scatole e inviate ai centri di distribuzione. Ma il viaggio riserva ancora due domande. Quali paesi guidano la produzione mondiale e può esistere davvero un miele degno di essere definito il migliore del pianeta? Dopo essere stato approvato, confezionato ed etichettato, il miele lascia l'unità di lavorazione ed entra in una rete di scatole, magazzini, camion e punti vendita. Il barattolo sembra piccolo, ma racchiude una filiera cominciata quando un'ape ha individuato un fiore grazie ai colori, ai profumi e a segnali ultravioletti invisibili ai nostri occhi. Su scala mondiale, questa filiera raggiunge proporzioni impressionanti. I dati aggiornati della FAO indicano che nel 2024 sono state prodotte circa 2 milioni di tonnellate di miele in tutto il pianeta. La Cina è rimasta al primo posto, con circa 456.000 tonnellate, quasi un quarto della produzione mondiale. Seguono l'India, con circa 146.000 tonnellate, e la Turchia, con approssimativamente 95.500 tonnellate. In altre parole, mentre una singola ape trasporta soltanto una minuscola goccia di nettare a ogni viaggio, milioni di colonie sparse nel mondo riescono a trasformare questo sforzo quasi invisibile in una produzione gigantesca. Ma qual è il miele migliore del mondo? Non esiste un'unica risposta scientifica. I concorsi valutano sapore e aroma, i mercati premiano rarità e provenienza, mentre i laboratori verificano composizione e autenticità. Il miele di Manuka, prodotto dal nettare della pianta Manuka in Nuova Zelanda, è diventato uno dei più famosi e costosi. Per poter essere esportato con questo nome, deve rispettare una definizione ufficiale di autenticità. Anche il soprannome oro liquido acquista così pieno significato. Il miele racchiude lavoro biologico, energia dei fiori, esperienza dell'apicoltore e un processo che non può essere accelerato senza limiti. Esiste poi un valore che non può essere racchiuso in un barattolo. Visitando i fiori, le api trasportano il polline e favoriscono la riproduzione di molte piante. Prendersi cura degli apiari significa evitare raccolte eccessive, monitorare le malattie e ridurre i rischi legati ai prodotti fitosanitari. Produrre miele dipende dalla capacità di mantenere in vita la fabbrica che lo crea. Ed ecco la curiosità finale. Il miele viene prodotto dalle api come riserva alimentare della colonia, non per gli esseri umani.
Noi abbiamo imparato a raccogliere una parte di queste scorte, lavorarla e distribuirla senza interrompere il ciclo. Dal fiore al confezionamento, ogni barattolo custodisce una storia che quasi mai compare sull'etichetta. Iscrivetevi a Fabbrica in Curiosità per continuare a scoprire come la natura e la tecnologia trasformano le materie prime nei prodotti presenti nella nostra vita. E raccontateci nei commenti quale scoperta sul miele vi ha sorpreso di più oggi. E se pensate di aver già visto tutto, allora non potete immaginare la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo sul vostro schermo? Cliccate e venite con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbrica in Curiosità. Un grande abbraccio, vi aspetto lì!